nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna. Aperti i suoi dolci occhietti, questo giovane ragazzo, di appena 18 anni, riprende il suo cammino, e salutato i grattacieli, si trova nel ruolo di funambolo, su per la montagna. Finito di saltellare, ecco che viene raggiunto da Milo, un altro personaggio di alto spessore, che lo accompagnerà a fine tappa, dove dopo aver riposato, insieme, riprendono il cammino in direzione Alicante. Buongiorno. Ecco. Ecco, cosa? Caspita ci fa? C'è un regalo davanti alla mia tenda. Sta paletta e sti pezzi. Buongiorno. Ma soprattutto tu Buenos chi dias. cavolo sei? Ragazzuoli miei, buongiorno così. Oggi iniziamo alla grande perché c'è un regalino sicuramente da parte di Milo davanti alla mia tenda. Praticamente c'è un nuovo power bank. Vi avviso che l'ho preso perché quello che ho preso a Valencia non andava bene, l'ho rimandato indietro. Poi c'è una paletta. Perché c'è una paletta? E poi ci sono questi adesivi a strappo che voglio utilizzare per modificare un po' la mia tenda. Non lo faremo ora, lo faremo poi lungo il cammino, devo ancora capire come utilizzarli, cosa fare, però comunque l'utilità è quella. E poi c'è sto mega pacco gigantesco davanti ai miei occhietti. Prima di aprirlo, di vedere chi me l'ha mandato, ragazzoli miei, devo parlarvi di una cosa importante, perché qui ci sono i nostri amati sandali. Non so se vi ricordate, da un bel po' che non li utilizzavo, li ho utilizzati nell'ultima tappa e come già vi dicevo era l'ultima tappa dove venivano utilizzati. Perché? Perché purtroppo ci sono dei problemi e quindi direi che è arrivata la loro fine. Oh piccolo cane che sei tu, vuoi giocare con la pallina? Vuoi giocare con la pallina? Opla! Più! Allora, vi spiego un po' che cosa è successo. Praticamente, una volta che abbiamo lasciato Valencia, ho avuto dei problemi con questo sandalo qua. Mi si è creata una specie di bolla qui sopra e quando andavo ad appoggiare il piede mi dava davvero un sacco di fastidio. Non capivo cos'era, era durissima e quindi l'ho lasciata nello zaino, ho rimesso le scarpe e ho continuato il mio cammino. Fatto sta, nello zaino il sandalo pian piano ha iniziato ad asciugarsi e ho visto che praticamente dall'interno, dalle parti dove sono state cucite, è venuta fuori, raga, un sacco di sabbia. Praticamente è entrata la sabbia, è entrata anche l'acqua, la sabbia si è andata ad accumulare tutta nello spazio vuoto che si è creato qui e alla fine si è creato questo bozzolo che appunto mi dava un sacco di fastidio. Quindi niente, diciamo che ormai questo sandalo ha davvero troppi problemi. Sono sicuro che si ricreerà la stessa cosa anche più avanti e quindi ho deciso di non utilizzarlo più, anche perché per via della salsedine qui si sta strappando di nuovo e se si strappa questa parte qua ormai sarà difficile ripararlo di nuovo. Diciamo che ormai è al limite. Secondo me una 3000-2000 km li poteva fare. Comunque, a quanti chilometri stiamo in totale? Siamo arrivati a 4559 km percorsi. Loro da soli hanno percorso più di 4000 km, poi abbiamo utilizzato anche le scarpe, però secondo me 4200 km li hanno percorsi alla grande. Sono degli ottimi sandali, però appunto è arrivato il momento di non portarli più con me perché sarebbe davvero molto molto pericoloso. Guardate qua quanta sabbia! Come li salutiamo? Li salutiamo con un bel video ricordo dedicato alla loro performance. Ciao piccoli sandali, ciao gialline, mi mancherete tanto. Ecco come il tutto ha avuto inizio. Nei primi di marzo del 2022 vennero acquistati da un giovane e pimpante ragazzo. Nessuno si sarebbe mai immaginato che quei sandali sarebbero finiti sotto i piedi di un vandalo. Ogni tipo di guaio fu calpestato dalla loro suola. Migliaia di chilometri furono percorsi con coraggio,
portando il nostro camminatore dall'Italia alla Spagna. Ci furono ovviamente giornate no, ci furono degli interventi particolari, tantissimi dubbi e tante riparazioni che portarono i nostri cari sandali a passare i momenti più belli e atroci della loro vita. E con la puzza sotto al naso riuscirono comunque a regalare qualcosa di speciale al loro compagno di avventure. Addio gialline. Salutate i nostri sandali, direi che è arrivato il momento di capire che cavolo ci sta in questo pacco. Questo non me l'hai spedito tu, vero? Tu non sai niente di questa cosa qua. Sorpresa. No, sorpresa. Chi me l'ha spedito sto pacco? Leggiamo un attimino da chi è arrivato. Per forza, l'ho aperto male. Ah, qui c'è scritto: vaffando Maz da te stesso. Ah! Ragazzoli miei, me lo so spedito io. Yeah! Che cos'è? È un cartone! Ci hanno regalato un cartone! Mamma mia! Oh. È il coltello della cucina. Allora, praticamente ho acquistato un aggeggio particolare che ho deciso di portare con me lungo il cammino. Sono sicuro che già avete capito di che cosa si tratta, per adesso lo proviamo a montarlo e vediamo che ne viene fuori. Guarda qua che macello. Mo' ma cercare di capire come funziona. Ah no, aspetta, forse no. Ok, abbiamo montato il tutto e ovviamente avete capito che è un metal detector. Ragazzuoli, ho preso un metal detector da portare con me. Adesso voi direte: Naz, ma come cavolo ti ha fatto in testa di prendere un metal detector, tutto sto peso e roba varia? Vi avviso subito che è molto ma molto leggero. Solo lui pesa intorno agli 800-900 grammi, quindi non è pesantissimo. E ho preso quella paletta di plastica appunto perché lascerò qui da Milo un po' tutto quello che non mi serve, cioè il coso qua, il contenitore del nostro metal detector che pesa un botto, e la pala in metallo che si trova sotto. Milo, fai vedere per favore la nostra valletta. Sotto al telo sta qua. Sì, eccola là, che si trova lì dentro. È vuota. Già l'hai rubata, già la si è rubata, no? Sta lì. Ah, ecco. Già te l'hai fattata. Praticamente, vabbè, ci sono le cuffie, tutte queste cose qua che sono cose abbastanza inutili che non porterò con me perché è peso inutile, quindi porterò soltanto lui, svuoterò lo zaino di alcune cose che non mi servono e quindi sarà come portare lo stesso peso di tutti i giorni, però con la differenza che questa volta mi potrò divertire lungo il cammino. È una cosa che avrei già voluto prendere dallo scorso viaggio, non l'ho mai presa perché secondo me mi avrebbe portato via tanto tempo, però mi sto rendendo conto che lungo il cammino ci sono dei tratti molto particolari, dei tratti antichi, zone dove comunque posizionandomi secondo me potrei trovare delle cose strane, e dato che sto sempre soletto, perché no? Investiamo un po' del nostro tempo alla ricerca di tesori. Quindi ecco qua il nostro nuovo amico di viaggio. Ovviamente è richiudibile, quindi diventa molto piccolo e lo possiamo appoggiare al fianco del nostro zaino. Adesso vediamo se funziona e vediamo se troviamo già qualcosa di particolare. Funzionerà? Ah, si è acceso! Allora, che cosa? Ah, questa è la sensibilità che deve avere. Volume, disc, non so cos'è. Ecco qua, raga, praticamente da questa opzione posso selezionare le cose che devo trovare. Per esempio, io non voglio trovare i tappi di bottiglia, elimino i tappi di bottiglia. Penso sia così. Proviamo a cercare qualcosina qua. Ah, avete sentito? No, è impossibile, là non c'è niente. Come non c'è niente? Guarda dove misura. Dice che praticamente ci sono dei soldi. Misura sull'euro. Guarda. No, ma ci sono dei soldini. Forse mi sono caduti a me lì. No. I soldi! Ci sono i soldini.
Oh, è una pallina. Ragazzuoli miei, funziona. Allora sto cercando di capire un po' come utilizzarlo, però come ho capito bisogna anche aumentare il segnale. Adesso c'è un segnale debole, quindi aumentiamolo un attimino andando qui, lo mettiamo al massimo, facciamo 10 e devo capire un attimino come funziona anche questa cosa qua, però dai, ci siamo. Ma che hai messo 4 euro qui sotto? No, li ho tolti. Oh! Te l'avevi dimenticato, perché sì. mi segnava 1 euro. Qui fa un segnale strano, ad esempio, vedi? Dice che ci sono delle cose strane all'interno, tante cose. Questo per quando troverai i cofanetti di oro. Ecco perché. No, raga, assurdo. Cioè, funziona benissimo. Andiamo a provare in spiaggia, in spiaggia. Ecco il mare. Vedi che spiaggia, vedi? Abbiamo raggiunto la nostra spiaggia e direi che è arrivato il momento di testare il nostro metal detector sul campo. C'è già la mina che sta iniziando a scavare buche, si sta riscaldando perché sarà lei oggi la nostra pala. Ok, possiamo iniziare. Ragazzuoli miei, ho lasciato tutto, quindi suonerà appena trova qualcosa di strano, senza tanti problemi, ma per ora sembra che la spiaggia sia abbastanza pulita. Stiamo girovagando. Per ora nada, niente di niente, anche perché le spiagge spagnole... qui c'è qualcosa che non cosa. C'è niente. Ma se scavi e butti tutto così a casaccio. Qua. Comunque è senza valore per davvero. Stiamo scavando Per qualcosa di, sì, di inutile. Ok, rinunciamo. Eccola qua. Trovato. Abbiamo trovato il colpevole, non sappiamo cos'è. Una cacca fossilizzata. Ragazzuoli, è un pezzo, non lo so. È una statuina di bronzo dell'antica era romana. Un pezzo di ferro arrugginito. Allora, sappiamo che quando fa quel rumore strano ci dice di non scavare. Questo è sicuro. Dove lo buttiamo? A me, c'è qua il contenitore. Anche qui c'è qualche altra porcheria. Ah, qui tappo di bottiglia. Questo pezzo di ferro mi dici, quindi possiamo andare avanti. Sì. Sarà un pezzettino di qualcosa, sarà un fastidioso pezzettino di metallo. Lina. Devi essere più delicata. Se c'è un frammentino d'oro lo devo perdere. Va la tua. È che sì, qui dobbiamo scavare un po' troppo in profondità perché sicuramente l'acqua... Ah, guarda, è un tappo di bottiglia. Ah, ma possiamo testare. Quindi è centrale, quando lo trova centrale... Cioè, non è che è quello, sì, sì, è quello. Il cosino della lattina da pazzona. Direi che il nostro test, ragazzuoli, sta arrivando alla conclusione. Non stiamo trovando niente se non tappi di bottiglia. Qua i soldi se li sono già rattati. E quindi direi che è arrivato il momento di... è qua. Dove? Qui. Qua? Sì. Mina! Scava! Che cacchio è sta storia? Ma cos'è? Scava, Mina, scava! Che cacchio è sta storia? Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. È una cassa. Chiamiamo la polizia? No, Non che è che esplode. questa è cosa nostra qua. Ma che è? Aprila tu, io ho paura. Ragazzuoli, abbiamo trovato un cartone qua
e all'interno dovrebbe esserci qualcosa. Che cosa ci sarà mai qui dentro? 3, 2, 1. Ta-ta, ragazzoni miei, ci sono i nostri nuovi sandali. E beh, abbiamo trovato il più grande tesoro che potevo trovare qui sulla spiaggia. Mannaggia la miseria, c'è tutta la sabbia già dentro, porca miseria. E niente, ho preso i nuovi sandali e quale miglior modo di trovarli così. Grazie Milo per questa scenetta che mi hai detto di fare. Ragazzi, ci sono qua i nostri nuovi sandali. Queste sono le nerine. Abbiamo salutato le gialline, abbiamo trovato le nerine e sono felicissimo di averle trovate. Ho dovuto aspettare un bel po' prima di averle tra le mie mani, anche perché non è semplice trovarle su internet, e queste le ho pagate in offerta 90 euro. Le gialline le abbiamo pagate 140 e non potevo non prenderle. Quindi abbiamo dei nuovi sandali che ci accompagneranno per tutto il cammino. Spettacolo. Siamo felici? Sì! Tu sei proprio un cercatore di tesori. La facciamo da anni secondo me. No, va bene così, va bene, sì. Miro, fai il bravo, Miro. Ora sì, raga, abbiamo accorciato un po' i lati, ho dato una pulita. Praticamente ieri siamo stati ad Alicante, ci hanno chiesto 19 euro per fare la pulizia qua, ma che siete matti, ce la facciamo noi. Abbiamo finalmente provato il nostro metal detector, funziona bene, devo capire ancora bene come funziona e praticamente l'ho pagato intorno a un centinaio di euro. Secondo me sarà molto divertente portarlo con me e voglio provare a recuperare i soldi che ho speso con quello che troviamo. Sarà abbastanza difficile, ma dai, chissà. Comunque, prima di concludere, direi che è arrivato veramente il momento di salutare i nostri sandali, i nostri gialline. Eccole qua. Sono state delle ottime compagne di viaggio, non mi sono mai pentito di averle acquistate e devo dire che mi hanno davvero soddisfatto alla grande. Diamo il benvenuto a Nerine. Eccole qua, raga, sono della Flower Mountain e ovviamente in descrizione trovate il link. Sarà un po' difficile trovarle su internet, però ce la potete fare se casomai vi interessa e ovviamente la differenza si sente già una volta messo il piede dentro. Sembrano molto ma molto più alte perché ovviamente la suola è nuova. Guardate qua come si sono appiattite e abbassate le gialline, che belle. E niente, con la speranza che anche questo video vi è piaciuto, io adesso vi saluto e vi avviso che domani c'è la partenza, partirò da Alicante alle 10 del mattino con il nostro aeroplanino e atterreremo a Tenerife, dove praticamente ho trovato anche un ostello, un hotel, non mi ricordo cosa, comunque a un costo molto basso, quindi sosterò lì, visiteremo Santa Cruz, che è da dove inizieremo quel perimetro, e poi continueremo il nostro cammino su tutto appunto il perimetro delle isole. Detto questo, Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!